L'hotel a Ludovo, posizionato in una nota isola croata, era la visione grandiosa di un magnate multimilionario di Brooklyn, Bob Guccione, e fu uno dei progetti più ambiziosi del XX secolo. Aveva tutto ciò che gli amanti del tempo libero possono desiderare: piscine con cocktail bar, una pista da bowling, rigogliosi giardini pensili, un proprio centro medico e moltissime altre cose. Era la fine degli anni '60 quando il multimilionario e re della pornografia arrivò sull'isola Jugoslavia. In quel momento il fondatore della rivista porno Penthouse si rese conto di avere escogitato la formula giusta per combattere la guerra fredda. Portò i ricchi turisti stranieri e le loro valute forti al lusso inaspettato della Jugoslavia socialista. L'hotel a Ludovo e il vicino casino Penthouse sono stati aperti nel 1972 dopo quasi 4 anni di costruzione. Il prodotto finale era sontuoso e straordinariamente moderno. È stato probabilmente il progetto di impresa più stravagante mai realizzato in un paese comunista. È riuscito a portare un buon numero di americani a lavorare all'hotel, comprese più di 10 ragazze che hanno lavorato come hostess in abiti sexy. All'inaugurazione del resort di Aludovo, Guccione ha detto alla troupe cinematografica di Belgrado che queste ragazze seminude sono in realtà le forze di pace del nuovo mondo. In questo hotel, Guccione è riuscito a riunire in un unico luogo importanti personalità politiche provenienti da diverse parti del mondo. Saddam Hussein è stato uno degli ospiti più importanti e si dice che abbia lasciato una famosa mancia di $2000 per una piccola svista del figlio. Il volo di ritorno di Hussein a Baghdad sarebbe stato ritardato perché suo figlio aveva dimenticato una pistola placcata d'oro sotto il cuscino nella sua suite. Passarono nell'hotel anche alcuni funzionari della California, il primo ministro svedese Olof Palme e la borghesia rossa jugoslava. Alla fine i costi di quest'hotel sono stati talmente alti che nel 1973, appena un anno dopo la festa d'apertura, il resort fallì. Sebbene in qualche modo sia sopravvissuto e abbia funzionato per altri 2 decenni, ha iniziato un lento declino. La carriera di Guccione non si è mai ripresa. Il re della pornografia, il cui patrimonio in precedenza ammontava a 400 milioni di dollari e che viveva nell'appartamento più grande di Manhattan, è morto in povertà nel 2010. Buongiorno amici, eccoci qui sul vialetto che ci condurrà nella nostra ultima tappa croata. Siamo felici di ciò che abbiamo fatto, abbiamo portato a casa dei luoghi, dei bei luoghi, e speriamo che vi piaceranno. Oggi nella nostra ultima tappa siamo in un'isoletta qui in Croazia e, e visiteremo un hotel mega, proprio grandissimo. Questo hotel è stato fondato da un magnate che venne qui in quest'isola negli anni 60, rimase e poi nel 72 venne inaugurato questo mega hotel. Adesso siamo qui dentro la struttura, come vedete la natura si sta riprendendo i propri spazi e adesso proviamo a cercare un accesso che forse è proprio lì, credo. Andiamo a vedere e vediamo com'era questo hotel. Questo qui doveva essere un paradiso praticamente per l'isola, questo hotel. Aveva piscina, centri benessere, centri estetici, bungalows, piste da bowling e molto altro. Qui adesso vediamo subito che ci sono dei murales. Poi se riusciamo vi facciamo vedere anche dall'alto la grandezza della struttura. Qui è pieno di murales.
Questa qui siamo praticamente... Un attimo che mi tolgo gli occhiali. Questa qui è la parte centrale dell'hotel praticamente. Dopo, se riuscirò, vi metterò delle foto a comparazione di com'era e di com'è. Questo qua comunque sì, era la parte centrale dell'hotel. Qui ci troviamo, praticamente abbiamo iniziato quasi dal tetto. Andiamo a vedere di là, che già in fondo potete vedere il mare. Questo qui era davvero un qualcosa di grandioso, questo hotel. Ha avuto un investimento iniziale di 45 milioni di dollari. Che quando, cioè negli anni 70, 45 milioni di dollari, anche adesso, però negli anni 70 ancora di più, erano una bella cifra, insomma. Queste sono le... non so come definirle, poi ve le faccio vedere dall'alto. Farò volare un po' il drone. Vi faccio vedere, intanto qui ci sono i buchi. Vi faccio vedere da qui sopra la vista. Intanto ecco l'hotel. Oggi è una bellissima giornata. Guardate qua che bello. Qui sotto c'erano le piscine. Ci sono altre persone lì. Questo qui non so se erano tipo divanetti. E qui c'era il bar, forse tipo dei privé. Potrebbe essere, perché le piscine erano fuori. E quindi lì potevano esserci i divanetti tutti quanti. Poi quando troverò una foto ve la metterò. Sì, comunque confermo la cosa dei divanetti, perché qui ci sono delle rimanenze di cuscini. Quindi questi erano tutti divanetti. Era la parte forse stile discoteca, non lo so. Qui ci dovrebbero essere... Vediamo se queste scale portano sotto. No, qua c'è buio. Aspetta, prendiamo la torcia. Ok, abbiamo preso la torcia. Anzi, questi sono tipo sotterranei. No, qua è chiuso. Qua ci stanno tipo sotterranei. Questa era molto probabilmente la cabina elettrica, che naturalmente non c'è rimasto più niente.
Tra l'altro sembra anche bruciato, quindi sì, qua è andato a fuoco. Qua è andato tutto completamente a fuoco. Tutti i condotti di areazione probabilmente. Questi erano... Forse siamo nella parte delle... Con queste mattonelle mi fa sembrare molto piscine, terme, cose così. Bagni, però bagni mi sembra troppo grande. Non so. Ok, lì ci sta la sala principale. Vediamo. Sì, qua stiamo sotto a dove stavamo prima. Qui c'è il vano d'ascensore e qui siamo arrivati in questo corridoio un po' strano. Che sembrano tipo... Ah, queste sono camere. Forse erano camere dell'hotel. Dovrebbero essere camere, sì. Naturalmente ora le camere tutte quante sfondate alla grande proprio. Niente, dai. Torniamo indietro, tanto qua è tutto rotto. Questa era la sala con tutto il condizionamento e cose così. Perché penso arrivino tutti qua i tubi. Vediamo se qui ancora nei sotterranei. Cos'altro troviamo? Qui sempre cabine elettriche svuotate. Ascensori. Qui non lo so. Questo qua probabilmente era... Si vedono degli scaffali, quindi tenevano un qualcosa qui sotto. Probabile anche la biancheria degli aerei dell'hotel. Vedi un po' che significa Zabra Nieno Kuseni. Vai, vediamo. Avvicinate. Vediamo un po' che significa. Ah, vietato fumare. Vedi il traduttore simultaneo di questa frase. Google Lens. Non stiamo sponsorizzando Google. Locale caldaie sempre. Questo cos'era? Sembra tipo legno. Wow, una discoteca penso. Con questo foto al centro. Questa forse era una discoteca. Sì, c'erano i divanetti qui. Spostate un po'. Vieni dietro di me. Prendi pure l'altra torcia che serve in più luce. Non so cosa servisse questo coso qui al centro. Qua è una discoteca. C'era anche un caminetto. Ecco il centro del... E qui molto probabilmente era il palco.
No, questo qui era un bar, perché ci sono le prese. Ecco le cosa rimane degli sgabelli qui sotto. E queste qui sono gli scaffali del bar. Siamo usciti e siamo sbucati qui dove c'è la piscina. La piscina interna questa era, perché siamo ancora dentro. Non sono piscine esterne queste. Qui c'era un altro piano bar. Eccoci nella parte bassa, prima l'abbiamo vista dall'alto. Ecco qui i divanetti che vedevamo prima. E questo è il resto della sala, direttamente qui dal basso. Siamo scesi sotto, stavamo cercando la pista da bowling ed eccola qui, trovata. Naturalmente non rimane niente anche di questa qui. Possiamo vedere le vecchie piste e lì dove si imbucava. Tutto completamente distrutto, ci sono mattonelle ovunque. Proprio guardate a terra. Qui è dove arrivavano le palle. Lì c'era il bar. Ecco qui la pista, tutta quanta la pista da bowling. Eccoci giunti finalmente alla piscina esterna. Eccola qua. Era anche bella alta. E questi qui sono quelle strutture in cui siamo saliti proprio all'inizio. Dalla piscina e con tutta la struttura dietro noi vi salutiamo. Speriamo che questi video dell'Urbex croato vi siano piaciuti. Mettete sempre mi piace, commento, condivisione, iscrivetevi al canale e ci vediamo per prossime avventure. Un saluto da Land of Urbex. Ciao. Ciao.